Set a course for the Viridian system, maximum warp. Energia. Program complete. You may enter when ready. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Finalmente ricominciamo con i tutorial relativi al montaggio dell'Enterprise D della Eagle Moss Hero Collector, questo splendido modello da ben 70 cm che abbiamo imparato ad amare ed odiare per tutte le varie problematiche che si sono create. Finalmente, dopo queste pause dalla spedizione, non dovute purtroppo alla mia volontà ma a problemi logistici della Eagle Moss, finalmente sono arrivate le parti. Ho deciso d'ora in poi, per abbreviare un po' i tempi previsti per realizzare i video, di accorpare l'unboxing e il tutorial in un unico video. Chiaramente la parte dell'unboxing sarà molto più veloce, ma in questo modo riuscirò a fare tutto un pochino più velocemente e riusciremo a recuperare un po' il tempo perso. Allora, in questa fase andremo a, che vi ricordo è relativa al fascicolo 14, andremo a fare le parti che vanno dalla 51, come potete vedere, alla 55, se non ricordo, no, alla 54, scusate. Allora, come vedete avremo da montare ancora i pezzi della gondola e dello scafo, ok? Ancora qui pezzi della gondola e della sezione a disco, questa è la parte posteriore della sezione a disco, e qui andiamo ancora a completare. Ovviamente con questo dovremmo avvicinarci al completamento della parte superiore, appunto della sezione a disco. Qui, come vedete, abbiamo tutte le varie fasi di montaggio spiegate che affronteremo a breve, ok? Come al solito abbiamo i riferimenti ai vari episodi. Qui all'Enterprise del passato, possiamo vedere la compianta Tasha Yar. Qui ancora alcuni studi sulle varie forme dell'Enterprise a cui si pensava. Qui un articolo che riguarda Sarek. Questa è la figlia di Data, vi ricordate? Ancora una volta i Klingon, molto amati dal nostro amico Claudio di Extra Trek, che saluto, e saluto tutti gli amici di Extra Trek, e vi ricordo di venire numerosi alle nostre live dove affronteremo tutti questi interessanti argomenti relativi sia alle serie televisive sia anche con dei riferimenti anche al mondo del modellismo che riguarda la fantascienza, e dove sicuramente ci divertiremo tutti un mondo, specialmente questo periodo dove le serie Trek in TV davvero non mancano. Ecco qua. Bene, questa è una piccola panoramica del fascicolo. Adesso, senza perdere ulteriore tempo, passiamo direttamente alle fasi di montaggio. Attivare. Bene cari amici, allora, d'ora in poi, sempre per velocizzare, chiaramente, visto che ormai l'abbiamo fatto vedere decine e decine di volte, non vi farò più vedere le fasi intermedie in cui mettiamo le varie finestrelle, scialuppe sul pannello, perché tanto è un'operazione molto ripetitiva che abbiamo visto in tutti gli altri video precedenti, quindi chi di voi ancora necessita di guardarlo magari vada a ricercarsi i vecchi video, ma ormai concentriamoci decisamente solo sulle novità, quindi sulle parti di montaggio che servono a mandare avanti il completamento della nave, ok? Quindi salteremo questa parte, vi farò vedere sempre l'opera già completata e diciamo l'applicazione del pannello sopra lo scafo. Ed ecco qua, questo è il pannello assemblato. Ovviamente questo stiamo sempre facendo riferimento allo stage 51. Su questo cavo abbiamo ancora un LED da collegare, ci verrà fatto collegare in seguito.
questo è l'aspetto che avrà dall'altro lato. Ovviamente si terrà bene in posizione solo quando sarà collegato sullo scheletro della sezione a disco, cosa che adesso andiamo a fare. Allora, questa è l'area su cui lo andremo ad applicare e dovremo far entrare praticamente tutti i cavi, ad eccezione di quelli diciamo dove è ancora il LED quello scollegato, ok, che lasceremo da parte, mentre tutti gli altri cavi, in pratica abbiamo due terminali, questi qua, ok, questi li faremo passare di qua e poi li manderemo verso il centro della nave più o meno. Comunque l'importante è farli passare qui sopra, così come ci viene detto poi di fare nel fascicolo. Ovviamente, come sempre, vi ricordo che se trovate difficoltà per qualche motivo, il passaggio dei cavi potete anche farlo a vostra discrezione. L'importante è che alla fine spiani tutto correttamente. Ecco qua, questo è l'assemblaggio così come l'abbiamo completato. Vi ricordo di usare le viti BM, queste 6 viti in questi punti, mentre per le parti più esterne si utilizzano 4 viti CP. Non le stringete tanto, vi ricordo sempre che stringerle troppo vi può far crepare, spezzare la parte del materiale riflettente che utilizziamo per illuminare lo scafo, quindi attenzione a non stringere troppo, tanto non si muoverà. La cosa più importante è che mettiate, se necessario, una volta che l'avremo collegata e l'avremo accesa, se necessario mettete dei pezzi di nastro isolante qui nelle giunzioni tra un pannello e l'altro, in maniera da isolare quei bruttissimi travasi di luce, ok? Se per eventuali riferimenti vi invito sempre a guardare i video precedenti, per chi di voi si sia imbattuto per la prima volta in questo video, d'accordo? Chiaramente la parte poi visibile è questa qua. Chiaramente poi andremo ad aggiustare meglio l'avvicinamento dei vari pannelli, ma comunque in linea di massima ci siamo, ok? Ovviamente poi andremo a collegare i fili sulla PCB, sulla seconda, questa che è nella zona più centrale. I due connettori diciamo più larghi andranno messi sul quarto e il quinto partendo dalla vostra destra, ok? Questi qua, mentre il connettore più piccolo che viene da questa scheda, da questo pannello qua, andrà sul secondo slot piccolino partendo sempre da destra, ok? Comunque sulle istruzioni visualizzate in maniera molto chiara. Bene, adesso non ci rimane che passare all'assemblaggio dello Sage 52. Attivare. Bene, nella fase 52 lavoreremo ancora una volta sul pannello dello scafo della sezione a disco, dove andremo anche ad applicare l'emettitore del teletrasporto, ok? Molto semplicemente, visto che sono già adesivi di loro, e poi procederemo ancora nell'assemblaggio della gondola di curvatura, perché vediamo che abbiamo delle nuove parti. Cominciamo. Allora, iniziamo mettendo il collettore Bussard dentro a questa, diciamo, a questa parte qui ondulata. Prestate attenzione che qui da un lato ci sono delle svasature in maniera da far collimare bene con i fori dove andranno a applicare le viti, quindi attenzione a metterlo nel verso giusto. Ecco qua, molto semplicemente basta calarlo dentro. Poi ricopriamo il telaio in plastica trasparente che ci è stato fornito con l'uscita precedente, sempre di questo invio, quindi parliamo dello Sage 51 in pratica, e andiamo ad assemblarlo qui sopra in questo modo. Per farlo useremo 3 viti di tipo BM. Ovviamente quando avvitate sul metallo, come in questo caso, lubrificate sempre, ormai non ve lo ricordo più perché penso che se mi seguite in queste diciamo build sapete che è un consiglio che ormai ho dato e ridato, ma può sembrare superfluo, ma vi assicuro che è essenziale per evitare che alcune viti possano spezzarsi, e poi perché faticate anche un pochino meno nel metterle oltretutto.
in questo modo, semplicissimo, un passaggio veramente che non presenta difficoltà alcuna. A questo punto lasciamo da parte la gondola, recuperiamo questo pannelletto e attacchiamo l'adesivo dell'emettitore del teletrasporto. Quindi rimuoviamo la pellicola, lo posizioniamo con attenzione sopra il modello e centrandolo bene lo applichiamo, teniamo spinto per alcuni secondi. Ovviamente se in futuro si dovesse staccare per qualsiasi motivo, perché magari l'adesivo non era buono, anche se solo della 3M, che in genere è una marca buona, però potrebbe capitare che con il calore magari dell'estate si possa staccare, è sufficiente usare qualche goccia di colla al ciano acrilato, con quella non dovrebbe più staccarsi. Chiaramente prestare sempre attenzione a non farlo andare fuori dal perimetro della parte da incollare, altrimenti poi vi potrebbe danneggiare le parti che rimangono esposte. Bene, a questo punto procediamo come sempre a mettere le varie finestrelle dentro e poi applicheremo anche il pannellino con il LED. Dopo aver schermato bene anche i LED messi in posizione sul pannellino riflettente usando il nastro isolante, come potete vedere da qui dalle immagini, completiamo l'assemblaggio del pannello montandogli appunto il pannellino riflettente usando 4 viti DM opportunamente lubrificate, e poi lo testeremo per l'illuminazione per vedere se funziona. Ecco qua. Ecco qua, funziona ovviamente con le luci. Adesso cercherò di farvelo vedere un pochino meglio. Ecco qua. Ovviamente dovremo poi schermare un pochino qui intorno con il nastro in maniera tale da evitare i filtraggi di luce, ma questo l'abbiamo già visto negli altri video. Bene, una volta schermato ai lati con il nastro, proprio sempre per evitare quei problemi di filtraggio della luce, andremo a montarlo sopra la sezione a disco e poi collegheremo chiaramente il cavetto alla PCB. Passiamo il cavo a questo foro qua. Facciamo entrare i dentini dietro e poi spingiamo verso il basso. L'accoppiaggio sembra abbastanza buono. Adesso chiaramente lo voltiamo tutto quanto lo scafo e applichiamo le viti. Per bloccarlo in posizione useremo 3 viti di tipo BM. Quindi adesso andiamo a posizionarlo. Ecco, una la troviamo qui in mezzo. Ecco qua. In questo modo. Ora prendiamo il cavetto e lo andiamo ad inserire qui nel terzo
socket partendo dalla vostra destra, chiaramente quando avete davanti la nave girata in questo modo. Quindi in questo socket qua vi ricordo sempre di controllare l'inserimento nel verso giusto. I due dentini presenti sul connettore vanno orientati verso il lato sinistro. Ok, bene, a questo punto, una volta collegato anche la parte elettrica, possiamo direttamente passare all'assemblaggio dello Stage 53. Attivare. Ecco qua, queste sono le parti che andremo ad assemblare con il fascicolo nello Stage 53. La cosa più interessante sarà il montaggio di questo pezzo, perché con questo andremo a chiudere l'ellisse che compone la parte superiore della sezione a disco. Qui applicheremo anche il pezzo dell'arboretum in questo punto. Qualcuno, ho visto anche su vari gruppi stranieri, lo ha decolorato, perché questo praticamente è verniciato di nero, quindi si può anche scolorare diventando trasparente e potendolo illuminare dal basso per chi lo vuole fare nella versione illuminata. Chiaramente non lo farò adesso in questo video perché non è questa la mia intenzione al momento, però chi vuole può fare anche in quel modo. Bene, procediamo al montaggio. Allora, recuperiamo finalmente la gondola di curvatura che abbiamo avuto nelle prime uscite e andiamo a recuperare anche il collettore Bussard che ci è stato fornito all'inizio, questo qua. Adesso dovremo fare un po' una matriosca, nel senso che andranno inserite all'interno alcune parti una dentro l'altra. In pratica inseriamo dentro il collettore Bussard iniziale quest'altro più piccolino che ci è stato fornito in questa uscita, in questo modo, in maniera da ridurne un po' lo spessore interno. Successivamente mettiamo quest'altro ancora rosso, sforato sempre all'interno, in maniera da preparare la strada poi a quello trasparente a cui poi andrà applicato il LED, perché come vediamo ha il foro. Quindi applichiamo dentro anche questo, ecco qua. Il tutto ovviamente balla leggermente, ma è normale, non vi preoccupate per questo. A questo punto possiamo prendere il LED che è collegato alla schedina elettronica dei LED della gondola. Recuperiamo il LED, quello frontale in pratica, quello con il cavetto bianco e azzurro, e lo andiamo ad inserire qui dentro, ecco qua, in questo modo. Dopodiché posizioneremo il collettore Bussard così completo all'interno della sua sede, in questo modo, vedete? Chiaramente farà un po' di resistenza per il fatto che ancora non si può tenere bene in posizione, ma poi quando andremo a coprirlo con la parte superiore chiaramente rimarrà tutto bloccato. Dopodiché lo togliamo nuovamente di mezzo, perché ci viene detto di proseguire il montaggio con altre parti. Quindi togliamo la gondola e prendiamo il pezzo che dovrà contenere anche la finestra dell'arboretum e chiaramente cominceremo ad applicare dentro tutti i vari dettagli come sempre, quindi le varie finestrelle, scialuppe e così via. Ecco qua, montiamo i pannellini riflettenti dopo aver messo chiaramente tutte le varie finestrelle. Questo è il risultato che si ottiene. Ovviamente faremo il test delle luci, ma diciamo che non dovrebbe presentare dei grossi problemi, quindi vediamo un attimo. Ecco qua, adesso vi faccio vedere meglio. Chiaramente abbiamo solo due finestrine trasparenti, quelle altre sono tutte nere, quindi non vedremo granché. Tant'è vero che l'uso del pannello riflettente da questa parte serve praticamente solo a scopo di tenere ferme le varie finestrelle e le escape pods, ok? Chiaramente bisognerà vedere, nel caso in cui volessimo fare trasparente questo per illuminarlo, se questo solo LED sia sufficiente per illuminare il tutto. In caso, se no, dovremmo modificare il pannelletto per inserire un secondo LED.
che non dovrebbe essere un grosso problema, ma comunque poi questa è una cosa da fare solo per chi gradirà fare quel tipo di modifica. Bene, una volta eseguite queste operazioni lo stage 53 è completo, possiamo passare allo stage 54 dove completeremo questo pannellino. Attivare. Eccoci qua, allora queste sono le parti che assembleremo con lo stage 54. In pratica dovremmo assemblare ancora una volta questo pannello mettendo tutte quante le scialuppe di salvataggio rimanenti e le varie finestre. Ok, procediamo. Ecco qua, questo è il pannello completato. Fa un bel effetto perché è un bel pezzo grande di scafo, quindi c'è un po' di soddisfazione nell'assemblarlo. Chiaramente testate sempre le luci prima di assemblare il tutto, così siete sicuri che funzioni il LED, e poi proseguiamo con il montaggio. Finalmente andiamo ad inserire il pannello sopra la sezione a disco. Allora facciamo passare i cavi dei LED, che in questo caso sono 1, 2 e 3, qui sopra al primo. Allora quello da questa parte lo facciamo passare sopra alla linea qui del telaio, ovviamente andiamo giù in maniera che non ci ostacoli, poi lo posizioneremo meglio sotto. Facciamo la stessa cosa con i due cavi che arrivano da questa parte. Ecco qua. E andiamo a posizionare il pannello sopra lo scafo. Lo facciamo collimare con i due dentini che sono qui sopra. Ecco qua, in questo modo. E poi lo andiamo a bloccare in posizione, ovviamente usando le viti. Ecco qua. Allora, montare questa parte mi ha fatto faticare un po'. Perché? Perché in pratica i perni che sono sui pannelli di metallo dello scafo sono chiaramente verniciati. Ora il problema che nasceva era che quando io provavo ad inserire questi perni, che poi non so se adesso si capisce, comunque sono quelli che sono presenti sotto le viti, che andrebbero incastonati dentro il foro per poi avvitarli, lo spessore della vernice praticamente creava ostacolo e quel perno non entrava, quindi il pannello, quando uno tentava di avvitare, rimaneva fuori e tendeva a far spanare la vite. Quindi praticamente ho dovuto risvitarlo tutto e togliere la vernice con il cutter, grattandola proprio via dal perno, in maniera tale da assottigliarlo un po' e farlo entrare più agevolmente in sede. Una volta fatto questo, poi avvitarlo è stato abbastanza semplice. E comunque sono quelle difficoltà che si hanno con questo tipo di kit, perché purtroppo ormai abbiamo capito che questo modello non è proprio quel che si dice un modello perfetto, ma va un pochino lavorato. Bene, a questo punto possiamo mettere via la sezione a disco, che per il momento non ci serve più, e concludiamo questa parte dedicata alla gondola. Non la chiuderemo ancora, ma finiremo di mettere ulteriormente alcuni pezzi. Allora, prendiamo questo pezzo nero che ci è stato fornito, sfiliamo il collettore Bussard o Bussard che dir si voglia, e delicatamente inseriamo il pezzo in questo modo, con la feritoia centrale rivolta verso l'alto, con l'apertura rivolta verso l'alto, in questo modo. Questo terrà, diciamo, bloccati i pezzi in posizione, o almeno così si spera. Andiamo a riposizionarlo qui all'interno della gondola. Dopodiché recuperiamo ancora una volta lo scheletrato superiore, ok? Prendiamo il bulbo della luce di navigazione che era rimasto libero verso la parte finale della gondola e lo andiamo ad inserire dentro al suo alloggiamento delicatamente. Se vedete che forza un pochino, lavorate con un cutter all'interno del foro girandolo piano piano per mangiare un po' di materiale, in questo modo vi entrerà con più facilità. Ok?
e poi lo dovremo andare a posizionare sopra la gondola in maniera tale da chiuderla parzialmente. Ovviamente prima riposizioniamo questo pezzo a semicerchio blu nel caso fosse scivolato fuori, come nel mio caso, perché d'ora in poi praticamente la gondola diventerà chiusa. Ecco qua. Lo posizioniamo poi sopra, avendo cura di far uscire il cavo per l'alimentazione della gondola, ovviamente qui fuori, facendolo passare da qui sotto e uscendo di qua. Poi troviamo i giusti incastri e facciamo scendere il tutto sopra. Ecco qua, lo posizioniamo così. Adesso ovviamente lo chiuderemo, per farlo restare in posizione useremo le viti CP qui sopra il telaio di plastica trasparente e lo serreremo in maniera definitiva alla gondola. Ecco qua, questo è quanto ci viene dato per diciamo assemblare la gondola in questo stage. Ora praticamente abbiamo completato tutti i stage previsti per questo fascicolo. Mi rimane solo da mostrarvi il, diciamo, viene un po' da ridere perché vabbè, il pezzo forte, nel senso che ci è stato mandato con questo invio anche quello che dovrebbe essere il display stand su cui esporre l'astronave, ma è la versione chiaramente economica, quella base fornita di serie, diciamo, con la collezione. Sicuramente non credo di usarla perché se la propongono come è stato detto prenderò la base a specchio, che è sicuramente molto più bella. Comunque ve le faccio vedere un attimo giusto per completezza. Ok, bene, eccoci qua. Questa è la scatola che contiene il display stand. Adesso l'apriamo. Ovviamente l'ho già visionata, ma avevo rimesso il nastro per tenerla chiusa perché una volta disassemblata praticamente si scompone tutta. Cerchiamo adesso di non fare troppo danno. Allora, ecco qua, praticamente ci sono questi 3 pannelli con un bordino adesivo che serviranno per coprire la struttura. Sono fatti in un materiale plastico, ma niente di che, molto flessibile, molto a basso costo secondo me. E poi c'è la parte diciamo del cavalletto vera e propria, eccola qua, eccolo qui. Praticamente questo verrà aperto in questo modo, questo si allenta un pochino qua, si fa scendere giù, ecco qui, e si apre a 3 piedi in pratica in questo modo, e uno può anche regolare diciamo quanta apertura dargli, se più o meno alto o più o meno basso, quello in base a come uno lo vorrà mettere e quanta stabilità vorremmo dargli. Ok, chiaramente non si vede molto bene nell'inquadratura, però poi ve lo farò vedere meglio quando sarà il momento magari di posizionare la nave sopra, faremo le differenze. Adesso era solo per mostrarvi che comunque è arrivato. Ripeto, non è niente di che, ha qui un morsetto che consente di allentare e stringere la presa in maniera tale da non fare più muovere queste asticelle, e questo qui
questo sopra è il perno dove andrà incastonata proprio l'astronave. Questa parte qui praticamente coprirà tutto il perimetro qua intorno a questo trapezio, a questo triangolo, diciamo, per coprire la struttura, però diciamo che a mio gusto non è che sia proprio tutta questa gran cosa. Quindi sicuramente opterò per l'altra versione se veramente confermano che la daranno, come pare che sia. Chiaramente verrà data come oggetto opzionale, quindi andrà a pagare a parte, però per un modello di questa spesa andare a lesinare alla fine solo per il display mi sembra anche un po' come dire, un po' stupido, no? Quindi conviene comprarlo alla fine, tanto la spesa ormai c'è, non è che quello cambia molto. Bene ragazzi, per oggi è tutto. A breve farò anche il video dell'invio successivo che mi è arrivato. Comunque ecco, diciamo che questi video ormai non richiedono più grosse spiegazioni, cioè ormai la procedura è sempre quella, quindi il montaggio è abbastanza ripetitivo perché si parla sempre appunto di finestrelle da piazzare, quindi non c'è nulla di particolare da spiegare e per quello ho fatto qualcosa un pochino più veloce rispetto al solito. Diciamo che nei prossimi invii cercherò sempre di mantenermi un po' veloce quando ci sono, diciamo, montaggi simili, e mi soffermerò invece di più nei passaggi dove eventualmente ci sia qualcosa da dire di più specifico. Alla fine ormai questi video servono più che altro per far vedere lo stato di avanzamento dei lavori per chi segue questa opera, magari non montandola personalmente, ma da appassionato lo segue per vedere come viene il modello. Bene, per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo video, saluto tutti voi amici che mi seguite, saluto gli amici di Extra Trek e vi invito a visitare anche il loro sito web e il loro canale YouTube dove mi ci metto in mezzo pure io perché partecipo anche io, delle bellissime live relative alle puntate che vengono trasmesse delle varie serie di Star Trek e sicuramente ci divertiremo insieme, quindi vi aspetto numerosi. Un caro abbraccio a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao 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 ciao. Lunga vita e prosperità a tutti.